Il Duce inizia la visita alle unità dell'Armata del Po. La prima ispezione è per la divisione motorizzata Trieste, accampata a Castel... Io mi sentivo di andare subito a combattere, insomma. Ero proprio un volontario. E mentre facevo la prima nomina, c'è stato un giorno che il comandante del reggimento dove sono stato assegnato aveva avuto una richiesta di ufficiali per la zona di operazioni in Africa. E io, quando ero entrato come sottotenente in quel reggimento lì, ho fatto subito domanda di andare in zona di operazioni. Papà, sebbene non era iscritto al partito, ma era di quei sentimenti lì. Non era iscritto perché lui, quando è venuto, siccome era di origine straniera, era nato in Ungheria ed è passato prima cittadino cecoslovacco, perché dove è nato era passato con l'altra guerra del 14-18, è passato alla Cecoslovacchia e allora è diventato automaticamente, vivendo a Fiume, cittadino cecoslovacco per questione del trattato di pace, insomma. E lui dice: ma io non conosco né lingua né uso né costumi. E viveva a Fiume, era ingegnere sull'ufficio Guide di Fiume, e ha detto: beh, io prendo, già che vivo qui, la cittadinanza italiana. E l'ha preso, non so, nel 24 la cittadinanza italiana. Poi aveva fatto la domanda di iscriversi al partito, ma gliel'hanno rifiutato perché era di origine straniera. Dopo, più avanti è successo il contrario, che dopo, quando sono venuti a chiedergli di iscriversi al partito, lui si è rifiutato, dice: quando ve l'ho chiesto non mi avete voluto, non per questo i suoi sentimenti erano cambiati, insomma. Mi sentivo italiano, anzi la prima volta che mi sono trovato, perché sono andato volontario alle armi, ovvero un anno prima della leva, insomma, ho partecipato al primo corso ufficiali insieme con quelli della classe 21. Io sono del 22, sono andato un anno prima e mi sono trovato in una situazione che, venendo via da Fiume, dove da bambino non ero mai uscito, sentivo in giro vari discorsi anche anti-italiani, insomma, contro Mussolini, eccetera, così, che mi davano un fastidio davanti. Qui nel Regno, perché sono andato a fare il militare in principio a Siena, si sperava sempre, insomma, in un buon esito, insomma, perché noi ci trovavamo in una situazione un po' ambigua, insomma, in un certo senso. Avevamo preso delle colonie, ma tutti ne avevano anche di più, diciamo, di noi, per poter dar sbocco e lavoro ad altre persone, insomma. E io ho fatto il pre-servizio, l'ho fatto nei caristi. Poi, che si facevano, durava 6 mesi, si arrivava fino a sergente, poi si doveva fare 6 mesi di corso ufficiali, no? Io, siccome non c'erano posti sufficienti a Bologna per andare a fare l'ufficiale, avrebbero rimandato di altri 6 mesi per un nuovo corso. Allora ho chiesto, sono passato in fanteria. Questo corso l'ho fatto a Rieti, giù. Era una vecchia scuola allievi sottufficiali, che è diventato il primo corso ufficiali, no, diciamo. Quando sono stato nominato poi sottotenente dopo gli altri 6 mesi, sono arrivato a casa in attesa della nomina della destinazione. E mentre facevo la prima nomina, c'è stato un giorno che il comandante del reggimento dove sono stato assegnato aveva avuto una richiesta
di ufficiali per l'Africa, no, per la zona di operazioni in Africa. E io, quando ero entrato come sottotenente in quel reggimento lì, ho fatto subito domanda di andare in zona di operazioni. Ma avevo chiesto di andare in Russia perché avevo paura del caldo, insomma. E allora il comandante, che ha avuto questa richiesta per un ufficiale per l'Africa, dice: siccome sono morti parecchi in Africa e allora c'era deficienza di ufficiali, hanno chiesto ai vari reggimenti di mandare un elemento. Allora il comandante dice: prima di fare, diciamo, come si dice, l'appello, no, il sorteggio, allora l'ho chiamata per dire che c'è questa occasione per andare in combattimento. E io dico: ma veramente preferivo andare in Russia, ma piuttosto che star qui vado volentieri, ho detto. Mi dia solo un paio di giorni di permesso per poter andare a Fiume, portare i miei documenti, le mie cose così, e a Lecce con l'apparecchio fino a Derna. E lì ho fatto un periodo di una quindicina di giorni di istruzioni sulle armi, sulle cose che c'erano, poi mi ha mandato verso il fronte a questo nuovo reparto che era la divisione Trieste, la 66. E ho cominciato il nostro servizio in Africa. In novembre o dicembre c'è stato è cominciato il grande bombardamento degli americani sulle nostre linee, no? E questi bombardamenti sono avvenuti appunto forti, proprio tutto il giorno, cannonate, che non cadevano magari lì, ma si vedeva tutto l'orizzonte era pieno di tiri, una cosa pazzesca. Si fermavano un paio di volte al giorno, forse perché andavano a mangiare. In quel momento uno sembrava di volare, tanto con la cessazione di questi bombardamenti. Siamo lì che dove però in quel periodo lì poi avevo dato il cambio alla Folgore, poi noi ci siamo ritirati più verso il Pare. E lì è venuta la Folgore che poi ha avuto, insomma, decimazione magari. E il ripiegamento l'ho fatto insieme con i resti della divisione Trieste, con la 90ª tedesca. Insieme abbiamo fatto il gruppo motocorazzato, no? Che è rientrato pian piano fino alla Tunisia, insomma. Un passo, poi siamo arrivati in Tunisia. In Tunisia, ai primi bombardamenti, una scheggia di una cannonata mi ha ferito il ginocchio, mi è entrata una scheggia nel ginocchio e io sono rientrato con la nave ospedale, l'ultima nave ospedale che partiva dall'Africa. Era stato gennaio, febbraio. So che poi con la nave ospedale sono arrivato a Napoli, dove ho sentito dai bollettini dopo qualche giorno, dove lì mi avevano estratto la scheggia, insomma, che i miei soldati avevano fatto la resistenza a oltranza da Cruna. Io ho lasciato lacrime nell'ospedale solo a ricordare questo fatto. Perché non ero con loro, erano i miei soldati. Io ero così giovane, avevo dei soldati che avevano, che li tenevo come fratelli e
ma mi rispettavano perché io ho dimostrato sempre del coraggio. Quando c'era da guardare qualcosa, mi alzavo in piedi anche nelle linee e rischiavo tutto, facevo finta di aver coraggio, ma quello bisogna averlo, se no, se uno dimostra della paura, i soldati scappano.